Sono gli anni 50 e a Cinecittà si sono messi a produrre film epici. E in questi film epici non fanno che apparire questi grandi eroi che, armati appunto dei loro bicipiti, risolvono le ingiustizie per tutto il mondo antico. Si vanno a cercare un gran numero di culturisti americani che vengono chiamati in Italia appunto a recitare in questi ruoli di Ercole, Maciste, Ursus, eccetera, a cui si affiancheranno anche autori italiani. Prima di continuare però un dettaglio divertente, avevamo detto che una delle più importanti opere letterarie che avevano ispirato il genere era stato Quo Vadis di Sienkiewicz. Tra le altre cose viene adattato nel 62 un altro romanzo di Sienkiewicz da Cinecittà che è Col ferro e la spada, tratto appunto dal romanzo di Sienkiewicz With Fire and Sword, che magari qualcuno può ricordarsi per il videogioco che è stato fatto alcuni anni fa. È una storia epica, però stavolta non ambientata nel mondo antico, ma nella lotta tra cosacchi e polacchi nel 1600. Un film abbastanza modesto, va detto, che è stato rifatto nel 99 in Polonia. Però molto interessante perché comprende un gran numero di attori famosi dell'epoca. Ci sono Gordon Mitchell, Elena Vukotic, Ornella Vanoni e John Drew Barrymore, il padre dell'attrice Drew Barrymore. Una storia curiosa comunque in quest'ambito degli adattamenti epici dell'epoca. Comunque, ma andiamo appunto al nostro film Maciste, il più grande eroe del mondo. Ecco, il regista Michele Lupo è al suo primo film. Ne girerà alcuni con Maciste, tra cui Maciste il più grande gladiatore del mondo, da non confondere, e poi girerà molte altre cose. Girerà, più che altro è famoso per i suoi film tardi degli anni '80, lo chiamavano Bulldozer, Bomber, Sceriffo extraterrestre, tutti con Bud Spencer. Mette in campo in questo film due grandi attori nel ruolo del protagonista e del coprotagonista, Mark Forrest nel ruolo di Maciste e Giuliano Gemma nel ruolo del forzuto coprotagonista. Parti che riprenderanno anche in un capolavoro molto amato dal club, Maciste contro i figli del sole. Bene, in questa storia, Maciste, dopo un lungo peregrinare probabilmente alla ricerca di ingiustizie da sanare per tutto il mondo antico, torna nella sua patria di Nefer, ma la trova occupata dal malvagio regno di Cafaus. Rapidamente scopre che c'è una resistenza sotterranea mossa e organizzata dai forzuti locali, tra i quali appunto Giuliano Gemma nel ruolo di Xandros, e in cui si trova anche uno dei grandi eroi del club, Nello Pazzafini, nella parte di un gladiatore, ed è organizzata dall'attore Livio Lorenzon nella parte di Evandro. Livio Lorenzon, tra l'altro, l'abbiamo rivisto anche nel grande epico italiano, tra i migliori nel genere forzuti, Ercole contro i tiranni di Babilonia. Comunque, Maciste viene rapidamente arruolato nella resistenza forzuta contro il malvagio regime di Cafaus. Un regime malvagissimo, si vede immediatamente perché tutti quelli di Cafaus sono tutti vestiti di nero, ghignano orrendamente e hanno idee cattivissime. Ad esempio, farsi consegnare 24 vergini ogni anno dal regno di Nefer per sacrificarle al loro dio malvagio. Ma la storia è piena di colpi di scena. Ecco, questo è uno dei punti migliori di questo film. Spesso questi film di forzuti sono un po' noiosetti, la trama va avanti un po' per inerzia. Questo invece ha 10.000 sottotrame. Ecco che Maciste deve liberare il regno, ma c'è anche la sottotrama di amore tra Giuliano Gemma Xandros e la bella José Greco Ridia, la principessa e legittima erede del regno di Nefer, che deve essere rimessa sul trono contro il malvagio re collaborazionista contro il regime cafausiano. Divertentissimo anche tutto l'aspetto del quasi politico, con i forzuti che hanno costruito una società segreta in cui si addestrano come gladiatori apposta per abbattere il regime cafausiano. Ma la storia va ancora meglio, perché poi ci sono combattimenti nell'arena, corse di bighe nella arena delle bighe, con tra l'altro un set incredibile, una battaglia navale fatta incredibilmente bene con un mix di vere navi e modellini, in cui i forzuti assaltano la sacra trireme del regno di Cafaus e la incendiano. E la cosa va ancora avanti, ci sono poi belve feroci, una epica attraversata del deserto a cavallo per raggiungere la città di Cafaus, poi Maciste ad un certo punto viene dato in ostaggio
di modo da confondere i malvagi cafausiani, e lì si dà le sue migliori azioni da forzuto. Insomma, un film che per tutti i suoi 87 minuti non annoia mai, veramente. Tra l'altro, girato con una tecnica registica molto buona, secondo me molto superiore a quella di altri film, che alterna sia campi lunghi che riprese ravvicinate, ha una fotografia discreta e insomma rende molto più interessante un film che altrimenti, diciamocelo, sarebbe soltanto una cozzaglia di luoghi comuni del fantasy. Però, messo così, funziona molto bene. Cosa non funziona di questo film? Diciamo che ci sono alcuni aspetti un po' scarsi. I costumi e le scenografie, va bene, in generale non sono incredibili in questi film, ma qui siamo veramente a dei livelli infimi. I registi recuperano qualunque cosa salti fuori dai magazzini di Cinecittà e la mettono insieme, quindi nel film c'è una cozzaglia senza senso di elementi greci, romani, fenici, babilonesi e chi più ne ha più ne metta. Completamente assurdo. Veramente allucinante. E poi arriviamo a uno dei punti più assurdi del film, il nano Golia. Arriva qui, all'inizio del film, l'attore Arnaldo Fabrizio, che interpreta il nano appunto in diversi film italiani, tra cui anche La collina degli stivali e Brancaleone alle crociate, in cui appunto interpretava la parte del nano Cippa. E qui interpreta invece il nano Golia, che va avanti per tutto il film picchiando i nemici con un martello sui piedi, nascondendosi nelle ceste ed esibendosi in battute terrificanti a cui tutti i forzuti reagiscono con risate incredibili. Il film termina con il nano Golia che si porta via una fidanzata nana in una gerla e tutti grandi risate, quindi cioè, per dire come sia un po' evoluto il gusto negli ultimi 50 anni. Comunque, cosa si può dire di questo film? Il film va visto con uno spirito diverso da quello dell'oggi, non si può semplicemente guardare e dire ridicci, però guardandolo con uno spirito un po' infantile e pensando, ok, questa cosa qui vuol fare ridere e vogliamo mettere in campo qualche buon sentimento e anche un po' di ideali, un po' la giustizia trionfa, anche se il male sembra non possibile da sconfiggere, secondo me resta un bel film. Io l'ho visto da bambino, mi è rimasto in mente, e curiosamente quando l'ho rivisto al club mi sono ritornate in mente tutte le scene, per cui ne volevo veramente parlare in questo speciale Marchcord. Per finire, che cosa si può dire? Questo film è un po' alla fine di un'era, è nel 62, ancora per 2 o 3 anni, questi film epici contenderanno gli incassi con i western all'italiana, per, diciamo, l'ambito del cinema avventuroso, e poi spariranno, riappariranno molto saltuariamente, ma sostanzialmente il cinema peplum termina nel 65, non si producono quasi più film. È cambiato il pubblico, è cambiato il gusto, è cambiata l'Italia, non c'è più quella oppressione culturale che la Democrazia Cristiana aveva operato per tutti gli anni 50. Insomma, le persone sono diverse, anche non c'è più neanche forse lo spirito un po' naif che poteva animare le persone negli anni 50, in cui tutti erano certi che le cose sarebbero andate meglio. Già negli anni 60 cominciano a porre dei problemi. Gli eroi riappariranno? Sì, insomma, nel western porrà la questione in termini molto cinici. Gli eroi del western all'italiana diventeranno cinici, quasi in contrapposizione a quelli americani. Il poliziottesco ancora di più. Nel poliziottesco saranno, se non dei disperati, delle carogne, o a volte veramente dei super cinici. Riappariranno alcuni eroi nel cinema degli anni '80, nel cinema ad esempio post-apocalittico, o nelle imitazioni italiane dello Sword and Sorcery, o in alcuni strani film che abbiamo visto che riprendono dalla fantascienza o dai film in stile Indiana Jones, però a quel punto saranno comunque degli eroi violenti o comunque molto autoironici, non ci sarà più quello stile, come dire, fantastico, fantasioso e un po' sincero di questi film, che non sono dei grandi film, intendiamoci, non restano nella storia del cinema, però sono simpatici nel loro e quasi a tratti annunciano uno stile dei supereroi in qualche modo, se ci pensiamo, perché comunque ci sono questi eroi che possono fare qualunque cosa
e sono sempre pronti ad affrontare il male e la buttano tutto lì in grandi risate. In qualche modo, secondo me, ricordano un po' i supereroi moderni. Comunque, spero che questa carrellata rispetto al Cinema Peplum vi sia interessata. Io vi consiglio molto di vedere questo film, tra l'altro lo trovate su YouTube, senza problemi. E vi consiglierei anche di guardare alcuni film che abbiamo citato rispetto a questo film, per esempio il film Ercole contro i figli del sole, in cui appunto ritroviamo la coppia Forrest-Gemma, oppure il film capolavoro con Giuliano Gemma Arrivano i Titani, oppure in cui appunto riappare Lorenzon, Maciste contro i tiranni di Babilonia, in cui potrete vedere Maciste che abbatte un'intera città tirando una catena. Cosa volete di più dalla vita? Insomma, buone visioni, buona estate e un caro saluto dal Club del Marcio.